Amici delle due ruote, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Oggi mi trovo alla concessionaria Triumph di Brescia in attesa di provare l'attesissima Tiger 1200 in versione GT Pro. Restate su questo canale per scoprire come va dopo la sigla. L'ergonomia in sella mi allontana dall'idea che questa motocicletta sia stata studiata solo per i lunghi viaggi. Le pedane leggermente arretrate e il manubrio avanzato quel tanto da ottenere un minimo di carico sulla ruota anteriore mi fanno provare la sensazione di essere seduto in una posizione d'attacco. Il comfort è da gran viaggiatrice. Il cupolino, regolabile manualmente in altezza, protegge adeguatamente e senza creare turbolenze alle alte velocità. La sella conducente è ben imbottita ma un po' troppo incava vicino al serbatoio. Per potermi muovere a mio piacimento l'ho alzata nella sola porzione anteriore. La sella del passeggero ha una superficie ampia e molto comoda. Il fatto che la seduta sia decisamente più alta rispetto a quella del conducente non ne pregiudica il comfort né il bilanciamento complessivo della moto. Le vibrazioni sono decisamente contenute. L'intensità è paragonabile a quella di un 4 cilindri linea e non si altera all'aumentare del regime di rotazione. Il motore ha un suono un poco metallico. Il sound diventa coinvolgente quando lo si spinge al di sopra dei 5000 giri di rotazione. Il calore non è avvertibile in nessuna condizione di marcia. Il lavoro svolto per il suo raffreddamento è veramente eccellente. La mappa Rain è quella che preferisco in un utilizzo touring. Tra le 4 a disposizione è questa quella che offre una maggiore regolarità di erogazione all'apertura del gas. Con la mappa Road già si percepisce la sua indole di derivazione sportiva. È necessaria una maggior sensibilità del polso per superare un leggero effetto on-off aprendo il gas da tutto chiuso. Nell'utilizzo sportivo questo propulsore è in grado di entusiasmare anche i piloti più smaliziati e provenienti da moto di segmento sportivo. Le sue prestazioni, esaltate da un effetto fionda in uscita di curva, sono in grado di proiettarci velocemente a quella successiva. Per quanto riguarda il consumo carburante, questo serbatoio da 20 litri consente di raggiungere i 400 km di percorrenza. Il terminale di scarico è molto discreto, compatto e dal suono fin troppo moderato, non valorizza le reali prestazioni di questo 3 cilindri a scoppi irregolari. Il cambio ha gli innesti precisi, la spaziatura è da sportiva. La frizione idraulica è morbida da azionare e non strappa alle partenze da fermo, ottima la modulabilità. Ai bassi regimi si può udire un lieve gioco della trasmissione a cardano. Nell'utilizzo sportivo e senza l'utilizzo della frizione, tutto diventa armonioso senza percepirne la sua presenza. Dietro lo sviluppo di questa nuova Tiger 1200 c'è stato sicuramente un lavoro meticoloso. La ciclistica perfettamente equilibrata conquista sia per agilità che per precisione. Il suo potenziale è in grado di sopportare a pieno i 150 cavalli erogati dal motore, senza che l'elettronica debba intervenire spesso per compensare i limiti di comportamento. Delle tante motociclette avute in prova, equipaggiate con sospensioni elettroniche, questa è l'unica che mi ha convinto veramente. Il pacchetto Showa in pochi secondi consente di convertire questa enduro stradale in una vera sport touring dalle elevate prestazioni. La possibilità di regolare le sospensioni in movimento è una grande comodità. A seconda delle condizioni del manto stradale, del tipo di percorso o della guida, si può trovare il comportamento dinamico voluto. La forcella da 49 mm copia egregiamente le asperità, esemplare è il suo scorrimento. Nonostante la sua escursione di 200 mm, i trasferimenti di carico sono ben controllati.
La ciclistica non va mai in crisi indipendentemente dalla scelta della mappa o dalla personale regolazione della risposta idraulica. Il monoammortizzatore ha sempre una funzione semiattiva. L'assetto viene ottimizzato da un sensore che ne regola autonomamente il precarico della molla a seconda del peso rilevato a bordo. L'impianto frenante offre il meglio per avere il massimo delle prestazioni. All'anteriore troviamo due dischi da 320 mm mossi da due pinze Brembo Stilema. La pompa è una Magura, un must-have per chi vuole utilizzare questa moto anche su percorsi off-road. Al posteriore è montato un disco di ben 282 mm. La pinza è una Brembo ben dimensionata a singolo pistoncino. L'eccellente prestazione dell'impianto, sia per potenza che modulabilità, garantisce tanta sicurezza in ogni condizione di utilizzo. Grazie anche al rivestimento dei tubi con treccia metallica, non si corre il rischio di un possibile calo di efficacia. Il diametro della ruota anteriore è il classico 19 pollici, il compromesso migliore per un utilizzo promiscuo di questa motocicletta. Il pneumatico da 120 offre un ottimo appoggio anche a moto completamente piegata. Al posteriore troviamo un cerchio da 18 pollici. Questa misura consente una maggior scelta di pneumatici in alternativa ai Metzeler Next di primo equipaggiamento. L'impianto di illuminazione è completamente a LED. La luce DRL, dal bellissimo design, consente di essere visti a grande distanza. Il faro anabbagliante illumina efficacemente la carreggiata. Su questa versione Pro non manca il cornering light per illuminare il centro curva a moto inclinata. I faretti ausiliari montati su questa versione implementano il fascio luminoso già considerevole. Il fanalino di coda rimane acceso anche di giorno contemporaneamente alla luce DRL. I blocchetti sono gli stessi che troviamo sulla versione 900 Pro, non manca la loro retroilluminazione. Il display è un TFT a colori, la lettura delle indicazioni è ben visibile in ogni condizione di luce. Nonostante la dimensione sia di 7 pollici, il numero delle informazioni che si possono raggruppare in una sola schermata è limitato. Le dotazioni elettroniche per la sicurezza sono complete e personalizzabili selezionando la mappa Rider. Le mappe disponibili predefinite su questo modello sono Rain, Road, Sport e Off-Road. Per ogni mappa selezionata l'idraulica delle sospensioni come gli interventi elettronici vengono adattati automaticamente. La personalizzazione o la loro esclusione è gestibile a proprio piacimento. La piattaforma inerziale ottimizza la funzione del traction control e dell'ABS, a seconda dell'angolo di piega e del grip offerto dal manto stradale. Il cambio elettronico funziona a dovere, sopra i 5.000 giri le cambiate sono fulminee. Le manopole riscaldate sono di serie, le selle riscaldate sono disponibili come optional su questo modello. Non dovrebbero mai mancare per raggiungere il massimo comfort anche nelle stagioni più fredde. Oltre a chi ne vuole fare un utilizzo turistico, questa Tiger 1002 la consiglio vivamente a quei biker che non vogliono smettere di emozionarsi stando in sella ad una moto ricca di ogni comfort. Con lei non si smette mai di andare alla ricerca di qualche percorso tortuoso. Un saluto da Jumbo Test!